Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo che cos'è lo storage e come mettere in storage le nostre batterie LiPo. Come suggerisce il nome, storage è quello stato in cui mettiamo le batterie quando non dobbiamo usarle, sia che vogliamo conservarle per giorni, mesi o settimane, non fa differenza. Mettere le batterie in storage significa portarle alla carica ottimale di 3.85 volt per cella, infatti quando le celle hanno questo valore possono essere conservate senza problemi. Quindi se la carica attuale è sopra i 3.85 lo storage farà scaricare la batteria, mentre se la carica è sotto questo valore lo storage caricherà la batteria fino a farla arrivare ai 3.85 volt per cella. Mettere le batterie in storage si rende necessario per due motivi, il primo per mantenere l'integrità della batteria stessa, il secondo per questioni di sicurezza, in quanto tenere una batteria LiPo completamente carica a lungo termine potrebbe risultare pericoloso. A proposito del tempo, una delle domande che si fanno più spesso è dopo quanto tempo una batteria completamente carica inizia a rovinarsi. La risposta è molto semplice, quando una batteria non è nello stato di storage già sta subendo il processo di degrado e questo vale anche per una batteria che sia stata appena caricata. Molto meno semplice invece è stabilire il tempo totale necessario ad una batteria per rovinarsi completamente. Questo potrebbe variare da LiPo a LiPo e non essere nemmeno un processo istantaneo, ma un qualcosa che avviene gradualmente. Fondamentalmente questo si manifesta con una batteria che offre tempi di volo via via sempre più brevi. Detto questo, delle volte può capitare che carichiamo le batterie ma poi non possiamo andare a volare, quindi vediamo come comportarci in questo caso. Se prevediamo di usarle entro 1 o 2 giorni possiamo anche tenerle cariche, anche se come abbiamo detto questo non è il massimo per la batteria. Se invece prevedete di andare oltre i 2 o 3 giorni, allora prendete in considerazione il fatto che sia meglio metterle in storage ed eventualmente ricaricarle all'occorrenza. Se ogni tanto vi capita di tenerle cariche qualche giorno non è un problema, ma evitate di farlo troppo spesso perché andrete ad accumulare giorni in cui la batteria rimane inutilmente carica. Il mio consiglio quindi è di caricare le batterie solo se effettivamente prevedete di volare e di metterle in storage non appena ne avete la possibilità. Infatti anche quando ritorniamo a casa dopo aver scaricato le batterie è buona norma metterle in storage, perché le batterie non solo tendono a rovinarsi se completamente cariche, ma anche se la loro carica è sotto il livello dello storage e dopo che le abbiamo scaricate è molto probabile che il livello sia sotto. Per quanto riguarda i caricabatterie, tutti hanno il programma storage, vediamo meglio come settare i parametri. Per questo video userò un T240 Duo, ma il procedimento è valido per qualsiasi altro caricabatterie presente in commercio. Come abbiamo detto, il programma storage va a scaricare o caricare la batteria a seconda che la sua tensione sia sopra o sotto il valore di 3.85 volt per cella. Infatti come vedete abbiamo due valori, quello di carica e quello di scarica. Per quanto riguarda il valore di carica dobbiamo comportarci esattamente come se dovessimo caricare la batteria. Questa batteria è da 1300 mAh, quindi come carica metterò 1.3 A. Per quanto riguarda il valore di scarica, questo è un valore fisso di 1 A che non è correlato in nessun modo alla capacità della batteria. Teniamo 1 A sia che la batteria abbia un valore più alto come 1100, 1300 o 1500 mAh, sia che la batteria abbia una capacità inferiore di 1 A, come 450, 500 o 550 mAh. Alcuni caricatori hanno la possibilità di variare il valore di scarica, ma il mio consiglio è di lasciarlo ad 1 A o al limite, a seconda dei casi che vedremo dopo, portare questo valore leggermente sotto. Questo perché il caricatore quando va a scaricare la batteria, al contrario di quanto si possa pensare, ha una mole di lavoro molto più alta rispetto a quando deve caricarla, perché la potenza che viene sottratta dalla batteria deve essere dispersa e dissipata dal caricabatterie. Quindi più alto è il valore di ampere di scarica, più il caricatore andrà sotto sforzo nello scaricare la LiPo. Per quanto riguarda il numero di celle, di solito i caricatori riescono a trovarle in automatico, ma se così non fosse dovete impostarlo voi manualmente. Una volta che abbiamo capito i criteri da usare nello storage, colleghiamo la batteria e facciamo partire il programma. Prima di concludere volevo fare alcune precisazioni. Per quanto riguarda lo storage in parallelo è una pratica che vi sconsiglio assolutamente di fare. Questo perché ogni batteria che aggiungiamo alla parallel board va a appesantire notevolmente il carico di lavoro, rischiando di compromettere il funzionamento del caricabatterie.
Lo storage può essere problematico anche per i caricatori multicanale, in quanto il caricatore dovrà smaltire la carica di più batterie, andando a surriscaldarsi eccessivamente. Se volete scaricare più di una batteria contemporaneamente, diminuite leggermente gli ampere di scarica, portandoli a 0.8 se volete scaricarne 2 o 0.5 se volete scaricarne 4. Ultimo caso sono le batterie a una cella, per questi lipo e caricatori non hanno il programma storage. Comunque non c'è da preoccuparsi più di tanto perché le 1S sono già di loro delle batterie che tendono a rovinarsi molto velocemente, quindi anche se le trattate con attenzione solitamente hanno un ciclo vitale piuttosto breve. Se proprio non volete tenerle completamente cariche, cercate di scaricarle utilizzandole, terminando il volo ad una soglia vicina allo storage. Diciamo che un valore compreso tra i 3.6 e 3.8 volt può andare bene, senza bisogno di perderci troppo tempo perché tanto alla fine non c'è molta differenza. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come mettere le lipo in storage. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.